Benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven celebra i 30 anni di quello che, senza alcun dubbio, è il meraviglioso fondamento principale del prog metal classico. Per quasi tutti i generi metal non esiste un solo album cardine che ne definisce in toto gli stilemi. Prendendo come esempio il thrash, in quel ruolo si potrebbe citare Master of Puppets, il più famoso e iconico, ma sarebbe improprio. Per quanto estremamente influente, quella dei Metallica non fu l'unica via per suonare il genere già solo nella sua accezione classica. Ce ne sono tante altre rappresentate dai vari Raining Blood, Among the Living, Rest in Peace, Arise, Bonded by Blood, Agent Orange e la lista sarebbe ancora lunga. Anche per altri stili di metal vale lo stesso discorso. Se però ce n'è uno che fa eccezione, quello è il progressive. In pratica ogni band che si sia approcciata alla versione più tradizionale del genere lo ha fatto, chi con più personalità, chi in maniera banale, svariando con gli elementi di una sola band e in particolare di un album. Un album che ovviamente è Images and Words dei Dream Theater. Si potrebbe dire che questo concetto è riduttivo, visti i tanti lavori grandiosi e influenti prodotti, oltre che dagli stessi newyorkesi, anche da gente come Fates Warning, Shadow Gallery, Pain of Salvation e tanti altri. Nessuno di essi però è riuscito mai a pubblicare un album così influente sul prog metal classico come Images and Words. E non è solo perché si tratta di uno dei primi esempi puri del genere, lontano dall'heavy metal tradizionale da cui si è originato. Il vero segreto di Dream Theater qui è il livello di ispirazione incredibile raggiunto, con una congiunzione astrale come solo in rare volte si è visto nella storia del metal e in generale della musica. Nonostante l'età dei vari membri compresa tra i 29 e addirittura i 24 anni, John Petrucci ne avrebbe compiuti 25 giusto 5 giorni dopo l'uscita del disco, a livello compositivo la maturità è eccezionale. Atmosfere, melodie, complessità della trama sono tutte studiate alla perfezione per incidere e lasciare il segno. Ma soprattutto i Dream Theater hanno puntato molto alla musicalità e all'espressività. Alla faccia delle centinaia di band che nei decenni successivi l'hanno imitato male, Images and Words non è assolutamente tecnica fine a se stessa. Al contrario, anche i passaggi più intricati sono al servizio di canzoni efficacissime sia sul piano musicale sia su quello emotivo. Lo si può sentire alla grande, per esempio, nelle prime 4 canzoni, il meglio che la scaletta abbia da dare insieme alla conclusiva sentimentale Learning to Live. Tra la malinconia di Pull Me Under, la toccante sensibilità di Another Day, le delicate vibrazioni positive di Surrounded e soprattutto l'estro perfetto ed emozionante di Take the Time, 8 minuti e 20 di pura trascendenza musicale, questo avvio è davvero una gioia per le orecchie. Ma anche il resto del disco è uno spettacolo assoluto. Persino un breve intermezzo come Wait for Sleep, con solo voce e pianoforte, è meraviglioso. Del resto, neppure un istante, nei quasi 57 minuti di Images and Words, si trova sotto l'eccellenza. Anche Under a Glass Moon, forse l'anello debole del disco, ha il suo motivo di essere in scaletta. Se poi ci aggiungiamo una prestazione tecnica perfetta e validissima da parte di tutti i membri, compreso James Labrie, allora appena arrivato ma già integrato alla perfezione nel suono del gruppo, non c'è rimasto nulla da criticare. Se oggi, a 30 anni esatti da quel 7 luglio in cui vide la luce, è l'album da cui qualunque gruppo progressive metal prende esempio, il motivo è evidente. Parliamo di un lavoro più unico che raro, che ogni amante del prog, in tutte le sue forme, dovrebbe possedere e amare. Non ci sono scuse. Se non l'hai mai fatto, magari per pregiudizio verso la grande fama dei Dream Theater, dovresti correre e farlo tuo. Concedigli i 100 e più ascolti di cui un'opera così complessa ha bisogno e vedrai che anche tu non potrai che riconoscerne la genialità e l'incredibile valore. Il voto di Heavy Metal Heaven stavolta non poteva essere che 100 su 100. Bene, per oggi chiudiamo qui. Se hai apprezzato questo video metti like, commentalo e condividilo. Iscriviti al nostro canale e clicca la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ci puoi trovare anche su Facebook, Instagram e Pinterest. I link, come sempre, li trovi qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!